Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno. Siamo pronti per visitare oggi la torre, una torre pisana d'avvistamento sul Monte Perone. Si sale circa a 1000 metri di quota, non l'abbiamo ancora visitato e vi portiamo oggi. Oggi abbiamo però borsa frigo, birre ghiacciate, acqua ghiacciata, mortadella, speck, formaggio, ciliegie, pelone, abbiamo di tutto. Mezz'oretta e siamo sul monte, andiamo. Bisogna andare per raggiungere il monte da dove siamo noi, credo convenga da qui, direzione Secchetto, nella costa est, è la strada che facciamo sempre per andare alle piscine naturali. A un certo punto si svolta a destra anziché stare ancora sulla costa e si sale su sino a 1000, quindi ci sarà anche fresco. Oggi vi portiamo al fresco perché sta facendo un caldo assurdo. Dovrebbe essere l'ultimo giorno di AFA, ci hanno appena detto così. 5 euro di benzina per poter essere liberi, perché ci è già successo di essere dall'altra parte dell'isola e non trovare distributori. 1999, 5 euro, 2 litri e 50. Andiamo Rita? Sant'Ilario e San Piero sono due borghi prima di arrivare al Monte Perone. Fa ridere perché c'è la costa, vediamo il mare qua giù a pochi metri, ci sono i cartelli con l'obbligo delle catene da tale data. Non lo so se qua nevicherà mai, però vabbè, fresco farà ugualmente. È molto carino notare come cambia la vegetazione, vedete ci sono le felci, addirittura le felci, stiamo salendo in quota, c'è già anche più fresco. Siamo arrivati alla torre, parcheggiamo, Rita tieni la GoPro e ve la facciamo vedere. Torre di San Giovanni. Torre d'avvistamento realizzata dalla Repubblica di Pisa per la difesa del suo presidio albano, risalente al XII-XIII secolo. Chiamata popolarmente Torre della Regina, era inclusa nel comune medievale di Campo, che comprendeva i due paesi di Santo Petro e di Santo Ilario. Il suo ruolo era quello di controllare il traffico navale nel canale di Piombino e nel mare adiacente. Faceva parte di un sistema formato da torri e fortificazioni collegate a vista per la comunicazione ottica di informazioni militari e difese. Sicuramente danneggiata dopo la sua conquista nel corso di un assalto bellico. Da molti secoli continua a dominare con la sua maestosità il Golfo di Campo. Andiamo a vederla. Mi piace l'idea di questa torre che dà proprio sul canale tra l'Elba e Piombino. Ci deve essere una bella vista. Ci portiamo già anche la borsa frigo? Se c'è un posto dove poterci poggiare possiamo mangiare un boccone e berci una birra con vista. Questo posto è una vera figata per due motivi. Il primo in assoluto è che c'è fresco e quindi te la puoi godere e si sale ancora di più, quindi potremmo giovare di temperature ancora leggermente più basse. Si sale un bel po', quindi probabile. Questa è la torre, guardate che bella, in un punto davvero strategico. E qua giù c'è un panorama pazzesco. C'è sempre un po' di foschia perché si fermano le nuvole qua in alto. Trova una Marciana, un paesetto qua sotto. Mio marito è aiutato dove che vulcani. Abbiamo trovato realmente la piattaforma dove si può stare
per mangiare qualcosa. Mangiamo con vista. Mangiamo e beviamo con vista. Guardate che bello. Guarda che bella questa sala. Sì, le mangiamo. Sì. Siamo sotto la torre e ci sediamo un po', ci godiamo il panorama. Facciamo godere anche a voi. Certo con la GoPro non si vede in lontananza. Non so se riuscite a vedere neanche questo paesetto che c'è qua sotto, troppo carino. Con la chiesa al centro, con i campanili. Qua. Abbiamo preso 5 minuti di sole durante 2 riprese, Sì, ma sta diventando anche troppo. andiamo all'ombra. Direi. Proviamo a salire ancora più su, che c'è più fresco. Saliamo più su? Sì, c'è più fresco. No, sbagliamo. Sì, sono tutto sudato. Qua c'è una chiesa, ma la visitiamo dopo. Saliamo ancora più su, probabile che ci siano dei tavoli. Questa veniamo dopo a vederla. In scooter si sta da Dio, eravamo in quelle rocce di fronte al sole, stavamo morendo. Ci sono oltretutto tantissimi sentieri, percorso bike addirittura. Devono essere bei percorsi di trekking. Deve essere una figata anche entrare in mezzo a questi boschi. Ma noi andiamo a mangiare, andiamo a spuntinare. Finisce la provincia di Campo nell'Elba e comincia Marciana. Adesso andiamo a sederci, ho adocchiato un tavolino serio. Qui abbiamo un tavolino in mezzo alla giungla, Rita. Che bello qua. Birrone, pomodoro, frittata, frutta dopo, prosciutto, crudo, cotto e pecorino. Che dici? Va bene. Serve altro? No. Tagliamo un po' di pane. Speck, te gusta? È mortadella. Mortadella, a me piace. Lo so. Saluri a totus. Questo è uno spuntino a sasarda. Dopo lo spuntino mi sono sdraiato nella panca. C'è un fresco, anzi, per dir la verità, stavo dormicchiando. E russando. E mi sono svegliato dal freddo. Addirittura qua su c'è freddo. Anche Rita aveva freddo, vero? Più di te sempre. Un sandwich. Prima di tornare giù e di andare al mare, perché c'è parecchio caldo, siamo scesi già di parecchi metri, vi facciamo vedere una delle poche chiese romaniche sull'isola d'Elba. Questa risale al 1100. È rimasto poco, però le 4 mura ci sono. Non è rimasto granché, però. Ancora all'altare in piedi. 1000 anni questa chiesa, ragazzi. Alle pendici del Monte Perone.
Sì, sembra davvero un bosco incantato con questa chiesa qua. E all'ombra si sta anche bene. Ritiriamo poi la birra e rimangiamo, Rita. No, basta. Stiamo sempre mangiando. Quando scendi un po' più a valle hai voglia di tornare in mezzo ai monti su. Sì, perché c'è più caldo. E quando sali lì in mezzo ai monti mi è venuta voglia di scendere qua giù. C'era proprio freddo. Guarda qui se ti metti uno sdraio qua. Te l'immagini uno sdraio in questa piattaforma qui? Sai, tutto scavato dai cinghiali. Eh sì. Adesso andiamo a farci un bagno nelle piscine naturali di Secchetto, ve le ho già fatte vedere. Attraversiamo San Piero prima di scendere lungo la costa. Piccoli borghi di collina sotto il Monte Perone. Ci ha incuriosito San Piero e andiamo a vedere. Andiamo a visitarla. Andiamo a vedere il signor Piero. Zio Piero. Zio Piero. Vabbè, Santo Piero se per quello. Piero o Pietro? Piero. 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 San Piero. Vedi? Qua c'è trattoria, pizzeria al centrale San Piero. Piazza della Fonte, scolpito nella memoria. Bella, conosciuta anche con i nomi di Piazza Garibaldi e Piazza dei Gelsi. La Piazza della Fonte è il luogo dove gli abitanti si radunano all'ombra di numerosi platani che circondano la bella fontana in granito. Bella questa fontana in granito, eh? In questa fontana c'è anche l'acqua, ma noi non abbiamo il sommelier delle fontane, quindi beviamo birra. Ci manca il sommelier della fontana, che è indispensabile in questo caso, quindi beviamo birra. Quindi beviamo birra. Ogni scusa è buona. Una bella bionda Sardegna, anzi 2 bionde Sardegna, 2 in 1. Cin cin a tutti amici. Ah, ghiacciata, che buona! No, la nostra borsa a frigo top. Metto 2 ghiaccioli di quelli di plastica e 2 bottigliette da mezzo litro congelate. E la birra è ancora freschissima ed è l'1,5. Dopo una chiacchierata con 2 local, 2 signori di 80 anni, adesso andiamo a vedere la chiesa. Rione Piazza di Chiesa. E andiamo a vedere la chiesa, Rita, immancabile. Cioè, Si va su o giù? boh. Lui ha detto giù, ma vediamo. Due signori ci hanno consigliato di raggiungere il Belvedere, l'abbiamo trovato, guardate che bello. Si vede tutta Marina di Campo. Il palazzo, edificato sotto la dominazione degli Appiani, signori e principi di Piombino, 1400-1800, costituiva il luogo deputato alla giustizia e al governo del paese.
Il mare è come la musica, contiene e suscita tutti i sogni dell'anima. Siamo d'accordo, il mare è la mia. C'è ancora la gogna di cui parlava Rita prima. Li legavano qui i malfattori. E adesso un po' di spiaggia naturista, anzi spiaggia, rocce alle piscine. Sto posto l'abbiamo ormai testato. C'è caldissimo, mi sono messo il cappello, anche qualcuno di voi me l'ha consigliato, ma è giusto, ovviamente. Mi va in pappa il cervello senza cappello. È già in pappa. Beh, non lo sapevo che volevi dire che era già in pappa senza il sole. Qui ci sono persone senza indumenti, quindi spegniamo, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao Rita. Ciao. Dopo un paio di ore alle piscine si rientra in camper. Il cappello comunque mi sta salvando la vita. Adesso docetta, clima in camper, 2 ore di lavoro e poi Rita mi prepara, come si chiama? Cozze... zuppetta di cozze, dove infili i crostini nel sugo. No vabbè, non vedo l'ora che sia cena. Non vedo l'ora che sia l'ora di cena. No, abbiamo conosciuto 3 signori fighissimi, tutti e 3 nudi, 3 fratelli di 61, 60 e 59 anni. Tutti e 3 qui. Sono con questo camper che c'è qua sopra. Guardate. Ma vi rendete conto che figata? 3 fratelli e a distanza di 1 anno tutti e 3 e sono con questo camper all'Elba. Le mogli e i figli a casa. No, stupendi, simpaticissimi, troppo tocchi. Che matti. Sono le 5:15, mi sembra di essere in giro da 3 giorni e siamo usciti stamattina alle 9:30. Non potete capire, è infernale, non potete capire il caldo che c'è adesso qui in camper. Adesso chiudo tutto, clima di brutto. Aiuto, non è possibile. Stiamo vuotando lo scooter, anche questo dentro. Rita si allena fuori dall'altra parte dove c'è ombra. Io mi accendo il clima e lavoro un po', vi ho già detto. Rita si è allenata da questa parte, c'è un po' di corrente, un po' di aria e l'ombra. Ha appena finito. Io col clima riesco a lavorare, sarebbe impossibile senza stare qui attaccati a questi divani bollenti. Adesso ha già rinfrescato il camper e sto molto bene. Ci vediamo dopo, vi facciamo vedere cosa mangiamo per cena. Sono le 7:30. Rita ha finito di allenarsi ed è alla pulizia delle cozze. Non vedo l'ora di assaggiarle, anche perché me le ha già fatte una quindicina di giorni fa al sugo. Si chiamano al sugo, Rita? Zuppetta. A zuppetta, si mette il pane dentro, quindi tanti crostini inzuppati nel sugo, no? È uno spettacolo. Anche già messo in ghiacciaia uno spumantino. Queste sono le nieditas, sono cozze sarde. Alghero? Probabile.